Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, ricapitoliamo un attimo le partite di ieri. Io ho visto il Frosinone, ho visto il Milan e la Roma, ovviamente ieri sera però su due device diversi, un occhio da una parte, un occhio dall'altra, ma partite molto chiare e partite che possiamo ovviamente commentare avendole viste qui sul canale. Fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina e andiamo a vedere cosa è successo ieri. Partiamo dal Frosinone e poi andiamo nei posticipi. Non si deve parlare di impresa assolutamente. Il Frosinone è una squadra che Di Francesco è riuscito a plasmare anche in poco tempo e a trasmettergli le stesse cose, gli stessi valori che aveva lui anche da calciatore. Maglia sudata, voglia di portare il risultato a casa, grinta e caparbietà da vendere. Il Frosinone ha fatto la stessa partita che ha fatto contro il Napoli, solo che dall'altra parte non c'era il Napoli, ma c'era l'Atalanta, dobbiamo dirlo. Ha molto più valore la vittoria del Napoli a questo punto perché l'Atalanta non è stata attenta ad arginare le scorribande del Frosinone che ci sono state anche contro il Napoli. Vittoria strameritata del Frosinone per quello che abbiamo visto in campo, anche se è vero, l'Atalanta voleva rientrare in partita, ci ha provato, ma il Frosinone, lacrime e sangue, tra virgolette, si è chiuso comunque a riccio, solido nel respingere comunque la controffensiva bergamasca. Ha portato 3 punti a casa pesantissimi che secondo me fanno anche tantissimo a livello di convinzione della squadra stessa. Io mi auguro che Di Francesco per il personaggio e per la persona che è faccia un grandissimo campionato insieme alla sua squadra. L'ho già messo tra i preferiti a livello mediatico per le parole che disse nel post partita contro il Napoli. Ma Zielinski perché non è andato in Arabia? Se Zielinski fosse andato in Arabia stasera sarebbe stata un'altra partita, annuendo alla grandissima prestazione del polacco che è stato pure tra virgolette un tantino valutato sottotono anche dalla stampa, dai giornali eccetera eccetera dopo la partita con il Frosinone, gente che forse ha visto un altro match. Detto questo, applausi ovviamente al Frosinone e a Di Francesco. Andiamo ai posticipi perché c'è qualcosina da dire. Il Milan stravince 4-1 contro il Torino. Dominio assoluto non lo so, però il Milan è un Milan che corre assolutamente un tantino più delle altre. Parliamo delle squadre di alta classifica, il Napoli, la Juve, l'Inter, la Lazio eccetera eccetera, la stessa Roma. La partita era bloccata sull'1-1, era una partita che fino alla mezz'ora più o meno, o giù di lì, vedevi completamente morto. Un Milan che era stato incastrato, tra virgolette, da Juric. Juric con una marcatura uomo su uomo a centrocampo ha ovviamente indotto il Milan a dover scavalcare la linea del centrocampo con tanti lanci lunghi, palla a Leao, palla a Pulisic, a cercare la giocata, cercare la superiorità numerica. Arriva comunque l'azione dell'1-0, il Milan va in vantaggio, ripreso poi subito dopo dal Torino, ed è lì che ho pensato questa è proprio la classica partita da Hick. Se invece arriva il rigorino, perché ragazzi di rigorino si deve parlare, il primo calcio di rigore che poi da regolamento mi venite a dire no, ma da regolamento ci sta perché delle azioni eccetera eccetera. Se andiamo a leggere il regolamento io non lo so se quel rigore c'è. Mi rifaccio solo alle parole della settimana scorsa su tutti i giornali: basta rigorini, questi rigori non vengono dati, non devono essere dati eccetera eccetera. Per me è un rigorino quello tanto quanto il rigorino fischiato a Caiuste e non fischiato su Zielinski. Aperta e chiusa parentesi, non voglio fare polemiche, ho detto solo la mia opinione, poi condivisibile o meno fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Il rigore però arriva sull'1-1, quindi a livello temporale è una cosa che spacca la partita assolutamente in due. Il Milan segna il calcio di rigore, va sul 3-1 meritatamente
Di Laga con un altro calcio di rigore sacrosanto nel secondo tempo, perché l'intervento è scomposto, vai sulla caviglia, rischi anche di farlo male a Leao per l'intervento che c'è stato. Di Laga sul 4-1 è un Milan che ha convinto assolutamente, al di là dell'episodio e della mia opinione condivisibile o meno, è un Milan che corre di più, è un Milan che ha tante carte da poter sfruttare, ed è un Torino che se le va a giocare sempre allo stesso modo, soprattutto fuori casa. Juric non si smentisce mai, si va a fare quelle partite da X che le vedi dal primo minuto di gioco. Le vedi dal primo minuto di gioco. Questo approccio a me non piace per niente, perché ne escono sempre partite che sono noiose. Poi che sia stato un rigore a sbloccarla o una punizione o un gol su azione a portare il Milan in vantaggio, ben venga, perché almeno abbiamo visto una partita dove si è giocato a calcio, altrimenti sarebbe stata una partita dove avremmo visto solamente calci a centrocampo e niente più. Quindi, caro Juric, c'è bisogno di qualche arma in più per poter dire la tua e per poter portare qualche punticino a casa, che sia anche una X, perché contro le grandi vuoi o non vuoi arrivano sotto la porta, e prima o poi il gol lo prendi se le attenti sempre così, uomo su uomo, e cerchi di fare diciamo eh, della grinta e della voglia di arrivare sul pallone pur facendo fallo a centrocampo un'arma, una delle armi principali, ma non funziona assolutamente. La Roma, discorso diverso. La Roma per me ha una fragilità difensiva, vuoi che sia un momento dell'anno, sia l'inizio del campionato, forse automatismi non rodati, condizione di lucidità un tantino da rivedere. Fatto sta che la Roma ha preso 4 gol in 2 partite, su 4 tiri poi. Ieri sera 2 contropiedi, la scorsa partita 2 tiri subiti, 2 gol. Non voglio dare la colpa a Rui Patrizio, il portiere della Roma, assolutamente, però qualcosina forse sui 4 gol complessivamente le 2 giornate avrebbe potuto fare, ma a me Rui Patrizio è sempre stato un portiere che non ha mai dato sicurezza già solo nel vederlo tra i pali, quindi vi sta parlando uno che già ha qualcosa non contro, però non mi piace assolutamente il portiere. Ricordo quando era in orbita Napoli e speravo vivamente che il Napoli non lo prendesse. Meno male che andò a finire poi così, e lui Patrizio non venne, perché ci sono portieri migliori, mettiamola così. Il Verona ha fatto la sua partita, il Verona soprattutto nei primi 55 minuti, poi è calato un tantino, se l'è giocata, anche se la Roma dal punto di vista del possesso palla, occasioni create, territorialità forse è stata migliore del Verona, però devi buttare dentro poi le occasioni che crei, devi riuscire ad essere pericoloso, ed è questo che la Roma forse non ha ancora, non è pericolosa sotto porta, ci arriva per vie traverse, un errore, un lancio, una spizzata, al limite una deviazione che ti favorisce, arrivi in porta, costruisci al limite dell'area e butti la palla dentro. Può succedere tranquillamente ed è legittimo in una partita di calcio, però se vuoi veramente vincere e dire la tua in questo campionato, c'è bisogno in primis di registrare la difesa che ieri ha fatto acqua da tutte le parti, perché era il Verona, ma se era una squadra ancora più organizzata del Verona, la Roma di ieri avrebbe preso una goleata senza se e senza ma. Assolutamente, perché la difesa di ieri era completamente fuori di testa, non c'era con la testa, fisicamente sono stati comunque aggrediti e sorpassati dai calciatori del Verona in velocità. Uno Smalling che ancora sarà la condizione fisica, ripeto, all'inizio del campionato, ma irriconoscibile dal mio punto di vista, da non tifoso, che forse riesco a essere un tantino più lucido di un tifoso, ed è un commento anche a freddo, quindi qualcosa abbiamo capito, e riflettendo un tantino di più. Problemi Roma perché un punto su 6
è una partenza che nessuno voleva, nessuno si aspettava, compreso me, tifoso del Napoli. E sono dati di fatto. Se la Roma non riesce a settare la situazione in difesa e essere più pericolosi in avanti, vedremo. Lukaku è arrivato, non è arrivato, è ufficiale, mi sembra di sì. Vedremo se Lukaku porterà quella pericolosità che serve alla Roma. Fatto sta, un punto su 6, da dimenticare anche la partita di ieri. Persi 3 punti con il Verona, hai perso 2 punti con la Salernitana, giocando però due buone partite. Due buone partite. Perché poi non possiamo dire che la Roma abbia meritato sia il pareggio che la sconfitta di ieri, perché altrimenti saremo degli ipocriti. Non ha meritato né il pareggio né la sconfitta di ieri, ma il calcio è questo e bisogna accettarlo. Fatto sta che problemi a livello tattico ci sono, caro Mourinho, buon lavoro. Questo era quanto, ragazzi, per questo recap di queste 3 partite. Non ho visto ovviamente la partita del Monza vincitore ieri sull'Empoli, è un Empoli che è tornato sulla falsariga dell'anno scorso, né carne né pesce. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Buona Serie A anche oggi. Forza Napoli, e ci vediamo stasera in live durante la partita, molto probabilmente. Quindi restate aggiornati sui contenuti, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Ciao!